Nel 2000 Capcom lancia una nuova serie spin-off sparatutto in prima persona chiamata Gun Survivor. La particolarità? L'utilizzo di una light gun, ovvero una pistola ottica con cui sparare direttamente ai nemici sullo schermo. Il primo titolo della serie, Resident Evil Gun Survivor, rappresenta un momento significativo per la serie, dato che questo fu il primo vero tentativo di Capcom di portare Resident Evil in prima persona. E no, non è stato Resident Evil 7 il primo. Qui vestiamo i panni di Ark Thompson, un detective privato che soffre di amnesia che si ritrova sull'isola di Shina a caccia di prove contro l'Umbrella Corporation. Un titolo un po' trash, ma vi devo dire, godibile. Il secondo capitolo del 2001, che purtroppo non ho in collezione, ma cercherò di rimediare molto presto, è una versione rivisitata, diciamo pure stravolta, di Code Veronica, in cui compare addirittura il Nemesis, ovvero sì, il Tyrant che in teoria avrebbe dovuto sconfiggere definitivamente Jill nel 99. Devo dire, per quanto sia tra i più odiati, più criticati, a me è divertito, è un minigioco davvero molto carino e ve lo consiglio. Il terzo invece è Dino Stalker, uno spin-off di Dino Crisis che purtroppo non ho ancora avuto il piacere di giocare. Arriviamo finalmente all'ultimo capitolo della serie Gun Survivor, uscito nel 2003 e protagonista del video di oggi. Ecco, quello che io definisco abbiamo Resident Evil 4 a casa. Resident Evil Dead Aim, conosciuto in Giappone più semplicemente come Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Dies. Mettiti comodo, prenditi qualcosa da bere e goditi il video su uno dei miei Resident Evil preferiti. Resident Evil Dead Aim si distingue nettamente dai tre titoli precedenti della serie Gun Survivor che erano, ricordo, dei classici rail shooter o sparatutto interamente in prima persona. Questo quarto capitolo introduce una meccanica ibrida che lo rende molto più dinamico e unico rispetto ai suoi predecessori. Durante la fase di esplorazione, infatti, è possibile controllare il personaggio da una prospettiva in terza persona, simile a quella dei classici Resident Evil. Tuttavia, premendo il tasto di mira, la visuale passa alla prima persona, permettendo di affrontare i nemici con maggiore precisione. Non so quanti di voi da piccoli avessero una Guncon per PS2, io onestamente no, e infatti ho sempre giocato a Resident Evil Dead Aim con il controller, e per quanto sia perfettamente giocabile ovviamente anche con questo, la Guncon sarebbe dovuta essere molto più precisa e quindi offrire un'esperienza diversa di gioco. Di recente ho anche scoperto che è possibile utilizzare un controller USB per giocare a Resident Evil Dead Aim sulla PS2 e vi devo dire che vi cambia completamente anche questo l'esperienza di gioco. Anche se giocate tramite emulatore su PC potete utilizzare un mouse ovviamente, solo che vi devo dire che la calibrazione può risultare un po' macchinosa, quindi solo quello è il problema, altrimenti anche lì giocare col mouse è tutta un'altra storia. Io per il video di oggi ovviamente ho acquistato una light gun, esattamente la Guncon 2 per PS2 ufficiale per giocare a Dead Aim e quindi provare questa esperienza con una pistola ottica, e vi devo dire che è tutta un'altra esperienza, inteso che io pensavo fosse più facile giocare con la pistola ottica e invece vi devo dire che è più difficile. Ora non so, forse è perché io sono sempre stata abituata a giocare col controller a Dead Aim ed è stato molto più complicato, sono morta molte più volte nel gioco. Ripeto, forse perché non sono abituata o forse anche perché non l'ho calibrata molto bene. Fatto sta che è una cosa positiva dal mio punto di vista perché avere due controller crea due esperienze totalmente diverse, almeno secondo il mio punto di vista. Uno molto più semplice e questa molto più complicata, quindi da un certo punto di vista ti viene un po' da metterti più volte e diventare più bravo, no? Nell'utilizzo della pistola. Quindi onestamente devo dire che mi sono divertita, nonostante la difficoltà aumentata, ecco.
In The Dame l'atmosfera di gioco torna prepotentemente alle radici survival horror, richiamando i classici Resident Evil. Ritroviamo l'inventario limitato e la necessità di gestire con attenzione le risorse a nostra disposizione. L'esplorazione gioca un ruolo fondamentale, immergendoci in ambienti bui e claustrofobici. Il gioco è infatti ambientato su quella che sembra una vera e propria nave fantasma. L'atmosfera della nave è, a mio parere, realizzata in modo magistrale. Spazi oscuri con corridoi stretti e soffocanti, illuminati appena da poche fioche luci. L'ambiente è avvolto da un silenzio inquietante, privo di musiche di sottofondo, dove a emergere sono solo i suoni metallici della nave in movimento e i versi sinistri degli zombie che infestano ogni angolo. Gli ambienti sono altrettanto ben curati, con un design elegante che richiama molto lo stile della Villa Spencer, aggiungendo un tocco di classe inquietante all'intera esperienza. Infine, il gioco riuscirà a sorprendervi con diversi jumpscare, quindi restate vigili, soprattutto quando un ambiente appare fin troppo tranquillo. Io vi devo ammettere che ho una forte attrazione per i videogiochi horror ambientati su navi e io The Dame lo adoro proprio per questo motivo. Tuttavia avrei apprezzato una maggiore dinamicità nell'ambiente della nave, magari con qualcosa che influenzasse la mia mira e il mio movimento, così che l'esplorazione risultasse più impegnativa. Ecco, per farvi un esempio di ciò che intendo, qualcosa alla Cold Fear. Essendo uscito nel 2003 per PlayStation 2, The Dame beneficia di un netto miglioramento grafico rispetto ai predecessori. Anche il comparto sonoro è più curato, con effetti audio che sottolineano la paura e la solitudine della nave infestata. Ammetto che The Dame non vanta tra le migliori host della serie Resident Evil, ma ci sono un paio di brani che amo particolarmente. Ad esempio, la musica della Save Room mi trasmette un senso di pace, ma al contempo un po' di inquietudine che non riesco a spiegare. La trovo assolutamente affascinante. Ha questa qualità particolare di giocare tra il mio orecchio destro e sinistro, quasi come un'esperienza ASMR, ed è incredibilmente rilassante. Un'altra host che assolutamente adoro è Gunshot dei Rise, utilizzata sia nel trailer epico del gioco che nella cutscene finale. Purtroppo per motivi di copyright questa host non posso inserirvela nel video, ma se mi seguite su Twitch credo abbiate ben presente quale sia. Ecco, è quella che fa Shot! Shot! Gunshot! Gunshot! Shot! Shot! E se vi interessa, comunque i Rides sono una band giapponese che ha collaborato con The Dame per creare appunto questa soundtrack esclusiva per il gioco. Tra l'altro sul sito ufficiale del gioco, che ormai è chiuso purtroppo, c'era un video in cui i membri della band provavano in anteprima Resident Evil The Dame. Spero davvero che si siano divertiti in questa sessione di gioco. Essendo un mix di survival horror e arcade, The Dame permette di adottare due strategie particolari, a seconda del proprio stile di gioco, una più YOLO e una più stealth. Non c'è molto da spiegare per la prima, semplicemente eliminare tutti i nemici incontrati. La strategia stealth invece si basa su una nuova meccanica introdotta nel gioco. Il tasto mossa furtiva ci permette di muoverci silenziosamente, evitando di attirare l'attenzione dei nemici. Inoltre è disponibile un tasto schivata, che, se premuto nel momento giusto, ci permette di evitare gli attacchi imminenti delle creature. Ho anche scoperto da poco che nella modalità mira è possibile muoversi utilizzando il tasto di mira e il tasto mossa furtiva in contemporanea. Tuttavia è importante notare che non è possibile giocare l'intero gioco in prima persona, poiché il movimento in questa modalità è piuttosto lento. Il gioco inizia a bordo della nave da crociera Spencer Rain, di proprietà dell'Umbrella Corporation. Ufficialmente la nave serviva agli alti dirigenti della società, ma in realtà era una facciata per l'industria illegale delle armi biologiche.
Nel settembre del 2002 la nave viene dirottata dal bioterrorista Morpheus D. Duval, ex ricercatore e dirigente dell'Umbrella, licenziato dopo essere stato usato come capro espiatorio per l'incidente avvenuto alla Villa Spencer l'11 maggio 1998. Il protagonista del gioco è Lee... Ah no, scusate, mi correggo, quest'uomo con questa terribile acconciatura e iconica pistola descritta come caricatore da 9 proiettili, ma è in realtà caricata con 15, è Bruce McGiven, l'agente americano incaricato di fermare il bioterrorista. Sulla nave faremo l'incontro anche con la nostra Ada Wong di Temu, Fong Ling, una spia del governo cinese. La sua arma principale è un fucile d'assalto che, sebbene sparare a raffica possa sembrare divertente, rischierete seriamente di rimanere epilettici. Fong Ling è stata inviata anch'essa per fermare Morpheus, poiché quest'ultimo aveva minacciato sia la Cina che l'America, annunciando che avrebbe bombardato le loro città se non gli avessero pagato 5 miliardi di dollari. $5 billion. Tra i due per tutto il gioco ci sarà un sentimento di amore e odio, con dispetti e battutine scherzose ricorrenti, ma è chiaro che in fondo entrambi ci tengono l'un l'altro. Alla fine si crea una chimica interessante che rende il loro legame unico. Vi ricorda qualcosa in particolare questo rapporto? Uno degli aspetti più divertenti di The Dame è sicuramente il suo aspetto da B-movie super trash, ancora più marcato rispetto ai Resident Evil precedenti. Ogni cutscene è piena di scene a rallentatore, gettate lì senza alcuna logica, che le rendono involontariamente comiche. Inoltre i sottotitoli durante queste scene sembrano completamente scritti a caso, sia in italiano che in inglese, non corrispondono affatto a ciò che i personaggi stanno effettivamente dicendo. Tra le più divertenti posso citarvi: Should have left by now. Somewhere in America there's a kitten stuck in the tree, desperately needing your help. It's too complicated. We'll never make it to the missile silo in time. We don't have much time. Let's go. E non capisco davvero il motivo di questa pigrizia, perché se proprio vogliamo esagerare, il gioco dura massimo 3 ore, è veramente molto breve, quindi perché? Perché non avete fatto caso a questi errori? Il virus introdotto in questo capitolo è il T più G, nato dalla combinazione tra il virus T e il virus G. E a proposito, sul mio canale YouTube trovate un video approfondimento su tutti i virus, muffe e parassiti della saga di Resident Evil, quindi se volete un approfondimento in più vi lascio il video nella descrizione. Come suggerisce il nome, il virus T più G prevedeva l'utilizzo del virus G per potenziare le BOW create con il virus T. I ricercatori infatti svilupparono un nuovo agente virale capace di conferire capacità elettriche ai soggetti infetti. La prima versione del virus, denominata 0.9.1, fu inoculata in un Tyrant chiamato Tyrant 0.9.1. Tuttavia l'esperimento fu dichiarato fallimentare. Il soggetto non sviluppò alcuna capacità elettrica e presentò gravi deformità, tra cui una che lasciava esposto un organo vitale. Nonostante il fallimento, questo test fu fondamentale per stabilizzare il virus T più G. La versione successiva, la 0.9.2, ebbe successo anche se non era ancora stata sperimentata su cavie umane. Morpheus fu il primo a subirne gli effetti a causa delle sue ferite. Questi sono gli unici 2 esemplari infettati da questo virus. Bene, prima di approfondire l'antagonista principale del gioco, che chiaramente riveste un ruolo fondamentale, devo presentarvi le altre creature introdotte in Resident Evil The Dame. In questo videogioco, pur non essendoci molti nemici, va riconosciuto l'impegno nel renderli tra i più fastidiosi dell'intera saga di Resident Evil. A bordo della nave, le BOW predominanti sono chiaramente i classici zombie infettati dal virus T. Una variante degna di nota è il capitano della Spencer Rain, che sebbene non disponga di statistiche ufficiali, a me appare decisamente più veloce e resistente rispetto agli altri zombie. Inoltre è presente una nuova variante di Hunter, più agile e potente, gli Hunter Elite. Queste creature, pur essendo potenti, appaiono molto più goffe sia nell'aspetto che nei movimenti. Pensate, addirittura ci boncheranno. Poi ci sono i Glimmer, chiamati in italiano scintilla a causa dei loro occhietti rossi sul capo, e
Oh mio Dio, credo siano senza dubbio i nemici più fastidiosi di tutta la saga. Non riesco proprio a capire cosa avessero in mente quando li hanno creati, ma sono un vero incubo. Sono definiti i cugini degli Hunter, piccoli mutanti, velocissimi, con un verso insopportabile, difficili da colpire e pronti ad attaccarci sputandoci i loro succhi gastrici. E preparatevi perché potrebbero anche impedirvi di muovervi, spammando attacchi. Nelle fogne, uno dei luoghi più noiosi ma al tempo stesso più inquietante del gioco, ci imbatteremo nei Nautilus, creature tanto irritanti quanto inquietanti. Frutto di un esperimento fallito dell'Umbrella, si pensava fossero stati eliminati nell'impianto di smaltimento rifiuti, tuttavia una cattiva gestione dell'impianto ha permesso loro di sopravvivere, crescere e riprodursi asessualmente nei corsi d'acqua. Sebbene le loro origini restino incerte, si ritiene che derivino da ascidiacei marini. Questi nemici nel file di gioco vengono menzionati come delle madri che generano continuamente i cosiddetti Torpedo Kids, tradotti in italiano come bambini siluro, una sorta di larve o girini con volti fetali. Questo dettaglio decisamente inquietante rappresenta una delle mutazioni più macabre dell'intera serie. Tra le boss fight, oltre al già citato Tyrant 0.9.1, troviamo Albert. Non c'è molto da aggiungere, si tratta di un gigantesco insetto, simile a un'ape, capace di generare api più piccole. E adesso arriviamo al nemico, secondo il mio parere, più buffo dell'intera saga di Resident Evil. Oggi inizieremo gli esperimenti. Il soggetto è un criminale condannato e chiamato Alpha. È passato un mese da quando il soggetto è stato trasportato in questa struttura. Non è esattamente conscio di ciò che gli accadrà. In ogni caso sembra molto spaventato. Giorno 1. Avvio dell'esperimento. Abbiamo inserito un'asta di metallo nel lobo frontale del soggetto per alleviarne parzialmente il dolore. Lo abbiamo fatto solo per motivi umanitari. Giorno 4. Rimozione degli occhi. Abbiamo rimosso gli occhi per osservare le sue reazioni alla stimolazione esterna. Giorno 14. Dose di potenziatore muscolare. Dopo aver somministrato il potenziatore muscolare, abbiamo avuto conferma dello sviluppo insolito dei muscoli. Il soggetto aveva preso molto peso prima del trattamento. Per il futuro considereremo l'uso di mezzi di costrizione. Giorno 36. Udito sviluppato. Un effetto della rimozione degli occhi è stato l'acutizzarsi del senso dell'udito. Il soggetto riconosce precisamente l'origine di un suono e la sua distanza dal medesimo. Giorno 41. Esperimento sospeso. L'esperimento è stato sospeso a causa della fuga del soggetto. Benché privo di vista, il soggetto è abbastanza pericoloso. Dovremo fare molta attenzione a non emettere alcun suono quando tenteremo di catturarlo. Cioè, avete capito? Sono riuscita a far scappare un Tyrant grasso. E attenzione, questo non è body shaming, perché il titolo della host contro questo boss è chiamata Battle Fat Tyrant, tradotto in italiano come battaglia contro Tyrant grasso. Comunque sì, assurdo, hanno fatto scappare un Tyrant grasso e cieco. Ma com'è possibile? Io ragazzi trovo questa boss fight assolutamente esilarante, soprattutto quando fate rumore e il boss inizia a corrervi incontro come una tipica anime girl, capito? Con le braccia aperte, tipo kawaii, accompagnato dal suo buffissimo verso. Bula bula bula, bula bula bula, bula bula bula. Cioè, raga, poesia. Ma poi, volete sapere come si chiama questo Tyrant Alpha in italiano? Pluto. L'hanno chiamato Pluto, non Tyrant, Pluto. Pluto, cioè davvero, tra tutti i nomi che potevano scegliere per renderlo ancora più buffo, lo chiamano Pluto. Oh mio Dio, ve lo giuro. Cioè, capite perché io adoro Resident Evil The Game? Cioè, queste cose non le vedete da nessun'altra parte, ve lo giuro. Morpheus di Duval, già menzionato come l'antagonista principale del gioco, dopo essere stato gravemente ferito dai due agenti, si è iniettato il virus T+G, trasformandosi nell'iconico Tyrant 0.9.2.
Il virus ha avuto un effetto sorprendentemente positivo su di lui, permettendogli di sviluppare una barriera elettromagnetica che lo rende invulnerabile ai proiettili, oltre a incrementarne notevolmente forza e resistenza. Oltre alle abilità potenziate, Morpheus da uomo, nella sua forma Tyrant, ha assunto tratti sia del viso che del corpo incredibilmente femminili, trasformandosi praticamente in una top model di fama mondiale. Slay totale, cioè io non posso farci niente, ma ho una grande ammirazione per questo Tyrant ed è a pari merito con il Nemesis tra i miei Tyrant preferiti in assoluto. Guardate poi con quanta disinvoltura e classe tira il suo tacco in faccia al povero Bruce. Morpheus è davvero arrivato alla sua bramata perfezione. Ora, parlando seriamente, non è mai stato spiegato ufficialmente come Morpheus abbia cambiato genere durante la trasformazione. La mia ipotesi è che il virus si adatti alla mentalità del soggetto. Considerando l'ossessione di Morpheus per la bellezza e il suo essere un esteta convinto, il virus lo ha trasformato in una donna, simbolo universale di bellezza e perfezione estetica. Ma cosa ha di controverso questa antagonista del gioco? Ora entriamo in un campo minato, ve lo dico. Ecco, nel sito ufficiale di The Dame, che come menzionato prima non esiste più, erano presenti dei commenti degli sviluppatori, in particolare di uno dei programmatori delle creature del gioco, e vi leggo cosa c'è scritto, testuali parole, riguardo Morpheus. Allora, adesso vi lascio in sovraimpressione la frase in giapponese nel caso magari ho inteso male, magari la traduzione, perché il sito era ufficialmente in giapponese, quindi io ho usato tasto destro, traduci in italiano per chiaramente tradurlo, quindi potrebbero magari esserci degli errori. Nel caso fatemi sapere. Io vi leggo ciò che ha tradotto in italiano il traduttore. Infine, come nota a margine, lo staff di progettazione del team di sviluppo aveva originariamente detto: non sarebbe rinfrescante avere una versione femminile del tiranno come boss finale? E il maestro responsabile dello scenario ha detto: bene, perché non facciamo una F-word? Morpheus ha finito per assomigliare a questo, ma ad essere sincero ho un po' paura di come reagiranno gli utenti. Io quando ho letto questa frase sono rimasta... No, aspetta. Aspetta. Ho letto male. Ecco, in giapponese sono andata a cercare la frase. Ecco, la parola precisa utilizzata per tradurre questa F-word. Ecco, la parola utilizzata è okama. Io chiaramente non conoscevo questa parola e ne ho trovati diversi significati, quindi adesso un po' ve li cito. Allora, può riferirsi a persone nate maschi che hanno adottato tratti femminili che vanno dal semplice travestimento al cambiamento effettivo del sesso biologico, quindi può indicare una persona transgender o una drag queen. Ho anche letto che l'unica cosa che accomuna tutti gli okama è la percezione sociale di essere non conformi al genere. Okama può essere usato per persone di qualsiasi genere. Tuttavia, da altri siti ho scoperto che è anche una parola gergale e solitamente dispregiativa, usata per riferirsi a un uomo gay, affettuoso o travestito. Ora, mi raccomando, se ho sbagliato l'interpretazione, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ho detto solo quello che ho cercato su internet, quindi nel caso correggetemi a riguardo. Però ora che conosciamo questi significati, cosa voleva intendere esattamente il creatore con questa frase? Ora, vi dico la mia, onestamente credo lo volesse intendere come termine dispregiativo. È anche vero che nel 2003 c'era una sensibilità diversa su certi termini e tutto quanto, quindi non voglio giustificarlo chiaramente, però è per farvi capire che il contesto
era leggermente diverso. Poi non so esattamente in Giappone come vengono viste le persone omosessuali o comunque i drag queen, quindi non lo so. Fatto sta che adesso nel 2025 questa parola chiaramente non è utilizzabile, ecco, in modo scherzoso nemmeno, non è proprio una bella parola da utilizzare. Però ecco, volevo farvi sapere questa, chiamiamola curiosità, su Morpheus, che in realtà si dovrebbe dire Morpheus, ma io dico Morpheus in italiano, scusate se vi triggera come dico Morpheus. E niente, questa era diciamo una piccola curiosità che volevo farvi sapere, ma ecco, devo dire che mi ha anche abbastanza sorpreso sapere che la Capcom ha detto questa cosa, ma vabbè dai, ripeto, erano altri tempi, probabilmente adesso non lo farebbero mai, giusto? Tornando al gioco, Morpheus ha 2 fasi da affrontare. Nella prima dovremo usare il fucile a particelle cariche, un'arma progettata appositamente per penetrare la sua barriera elettromagnetica. Dopo aver inflitto numerosi danni con questo fucile, gli anticorpi del virus T inizieranno a degenerare, permettendo al virus G di diffondersi e mutare incontrollabilmente, dando vita alla seconda forma di Duval, una massa informe di carne irriconoscibile. La boss fight finale richiede di colpire la testolina di Morpheus a mo' di colpisci la talpa. Se giocate col controller, preparatevi a fallire molte volte nel colpire il punto debole. L'hitbox è estremamente precisa e il controller non è in grado di offrire la stessa precisione. Non è impossibile, ma potrebbe risultare difficile, chiaramente. Il problema principale, però, è per gli speedrunner, dato che nelle regole della speedrun è permesso solo l'utilizzo del controller, niente mouse o Guncon, e se siete fortunati potreste perdere la vostra migliore run proprio in questa sezione, venendo schiacciati contro il muro dal nostro amato Morpheus. Il gioco si conclude con l'esplosione finale di Morpheus causata dalla continua mutazione incontrollabile del virus G e con il bacio super trash tra Leon e Ada di Temu, consapevoli di aver salvato il mondo dal super cattivo Morpheus di Duval. Dopo aver finito il gioco sbloccheremo una schermata alternativa nel menu principale di gioco e avremo la possibilità di giocare con Fong Ling al posto di Bruce nella campagna principale. Finendo il gioco con una valutazione specifica in una determinata difficoltà, sarà anche possibile iniziare una nuova partita con tutte le armi e le munizioni infinite. E purtroppo non ci sono sbloccabili esclusivi o modalità extra. Ebbene, questo era Resident Evil Dead Aim, l'ultimo capitolo della saga Gun Survivor, conosciuto in Giappone come Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Dies. Il gioco è breve, completabile in un pomeriggio, ma soffre di una certa ripetitività. Il tentativo di mescolare survival horror e arcade è interessante, sebbene non del tutto riuscito. L'esplorazione risulta superflua, cercare munizioni sulla nave perde di senso quando nella save room se ne trovano in abbondanza, rendendo quasi impossibile rimanere a corto. Gli enigmi, pilastro del survival horror, sono praticamente assenti. Non ci sono veri rompicapi, solo l'atto di recuperare una chiave e aprire una porta. La trama e i protagonisti, pur non memorabili, dimostrano comunque il tentativo di Capcom di innovare. Alcuni elementi brillano, come il Tyrant 0.9.2 e l'atmosfera cupa e suggestiva della nave fantasma. Il gameplay è divertente, specialmente con la Guncon, grazie a boss fight e nemici che richiedono strategie differenti. Il titolo si rivolge anche agli amanti del trash, offrendo momenti esagerati e godibili. Da sottolineare la chimica tra Bruce e Fong Ling, evidente ispirazione per la relazione tra Ada e Leon in Resident Evil 4. Il loro mix di fiducia, tensione e sfiducia ha gettato le basi per una delle dinamiche più amate della serie. Senza dubbio, il miglior titolo della serie spin-off Gun Survivor. E sapete che vi dico? Secondo me non avremmo avuto nemmeno l'iconico PRL 412 senza quel fucile a particelle cariche di Bruce. Un vero fan di Resident Evil per me non può perdersi un titolo così unico della serie. E voi cosa ne pensate? Conoscevate Resident Evil Dead Aim? Dopo questo video pensate di dargli una possibilità? O magari dopo questo video avete cambiato idea su qualche cosa che vi ha fatto magari cambiare la vostra critica generale sul gioco? Sono curiosissima di leggere nei commenti la vostra opinione e spero anche di trovare altre persone amanti del trash e di titoli sottovalutati come me.
Mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, in questa parte speciale extra in cui voglio farvi vedere tutto ciò che ho comprato per la realizzazione di questo video, perché ho preso cose molto fighe e anche costose, quindi volevo farvi questo extra. Una per ringraziare tutti gli abbonati Patreon, quindi grazie a tutti, e i Patreon ovviamente vedono in anteprima tutti i miei video recensioni, spoiler su nuovi cosplay, tante altre robe. E in questa parte extra vi faccio vedere tutto ciò che ho acquistato. Vabbè, in realtà The Dame ce l'avevo già, questa vabbè è la versione europea di Resident Evil The Dame, compresa di chiaramente il libretto e il gioco funzionante, su cui ho registrato il gameplay che avete visto. Il gameplay che avete visto l'ho registrato con questo magnifico televisore CRT Sony Trinitron, fa ridere questa parola Trinitron, non so come farvelo vedere, stava per cadere per terra, non so come farvelo vedere perché pesa, però è un 14 pollici che ho comprato apposta per registrare i video sulla mia PS2. Eccola qui, la mia bella PS2 che ho da quando sono piccola, questa qui in particolare, PlayStation 2 Slim, che funziona ancora. Per il video di oggi ho dovuto acquistare dei cavi, mi serviva l'adattatore che non avevo più, l'alimentatore che non avevo più, e la presa SCART per questo bel televisore, anche perché quella presa SCART da quando sono piccola l'ho rotta, non ce l'ho più. Ho dovuto anche riacquistare un controller PS2 originale, perché avevo due controller quando ero piccola GameStop che non funzionano dei tasti a tutti e due i controller, quindi ho deciso di comprarmi questo controller a 20 euro su eBay, funziona perfettamente ed è originale PS2, quindi l'ho preso, che mi servirà anche per i prossimi video. Il pezzo, vabbè, più forte insieme, vabbè, al televisore, e ragazzi, questa è una collezione rara giapponese di Resident Evil The Dame. Essendo in giapponese, chiaramente è Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die. Dentro c'è la Guncon 2, questa qui, che ho acquistato, vabbè, chiaramente per giocarci a The Dame e utilizzarla, perché ripeto che io non l'ho mai utilizzata in vita mia, questa è la prima volta, l'ho acquistata appunto per questo video. Funziona perfettamente, è fighissima, guarda lì, voilà. E oltre a questo televisore sul letto continua a cadere, oltre a questo, in questa collezione rara, se vi interessa l'ho pagata questa qui 120 euro, ed era il pezzo più basso, l'ho trovata su Vinted. Dentro c'è anche il videogioco in giapponese di Resident Evil The Dame, quindi Gun Survivor 4 Biohazard Heroes Never Die, compreso di gioco e libretto, chiaramente tutti e due funzionanti. I giochi giapponesi purtroppo sulla mia PS2, che è europea, non funzionano, ma presto mi arriverà qualcosina che vedrete, quindi tempo al tempo ragazzi. Quindi pam pam, questo ce l'avevo già, questo televisore che ragazzi pesa 3 miliardi di chili, io penso fosse anche un po' più piccolo, ma è bello lungo. E fine, questo era tutto ragazzi, vi ringrazio ancora per... Oddio, scusate, ho mangiato dei pan di stelle, ho finito di registrare il video, questa parte extra o così, una parte un po' così, appunto extra, ho mangiato i pan di stelle perché avevo una fame boia. Niente, sono qui di nuovo a ringraziarvi nuovamente, spero vi sia piaciuto, spero vi siano anche piaciute queste robe extra. Guardate qui un po' di dettagli, comunque guarda qui le facce dei protagonisti. Questa collezione è fighissima. Sono felicissima di averla nella mia collezione perché questa qui è anche rara ed è in condizioni veramente perfette, quindi mi piace un sacco. E
Grazie a tutti davvero per la compagnia, spero vi sia piaciuto il video, spero vi abbia intrattenuto. Mi raccomando, lasciatemi un mi piace, un commento, iscrivetevi e ci vediamo alla prossima di nuovo. Ciao!